queste biscottate. Sono leggerissime. È vero? Ma poi è tutta un'altra cosa comunque.
Buongiorno a tutti. Ciao! Ciao. Bentornati sul canale Bentornati. e bentornate. Noi siamo belli pieni perché abbiamo appena mangiato la pizza e sotto la pioggia, adesso finalmente è di nuovo uscito il sole perché ormai tanto siete abituati, piove tutti i giorni, un po' di pioggia giornaliera, temporale, fulmini, poi di nuovo sole, poi di nuovo fulmini e così quindi sarà per tutto giugno, per quello che la gente ci ha detto, quindi è per quello che stiamo vedendo, perché non esatto. continua nelle prossime settimane a dare pioggia. Questa pioggia ci sta veramente alterando un po' i lavori perché non riusciamo ad andare avanti come vorremmo, perché in realtà lavoriamo quelle poche ore qua sul terreno e quindi Siamo abbastanza fermi. sì. Però dai, abbiamo delle belle notizie dall'orto che sembrava distrutto. essere distrutto dallo scorso video, come ricordate. La grandine ci aveva fatto un bel danno. E invece bene o male sta tutto benissimo, cioè benissimo, sta tutto bene. Sì, no, alcune cose stanno bene in maniera particolare, altre un po' meno. Avevamo messo giù dei pomodori, due tipologie differenti. Una tipologia di piante aveva Sì, preso il cuore di bue sta bene in una malattia realtà. fungina, E l'altra sta male, parecchio male. però gli abbiamo rimosso le foglie come consigliato, insomma, gli abbiamo fatto un trattamento con le all'ortica, ortiche. esatto, e adesso sembrano stare meglio. Funziona almeno da quello che abbiamo visto, per adesso sta funzionando, poi lo dobbiamo ripassare domani, credo, sì, ogni tot, ogni settimana. Sì, che non se mi piove, sbaglio. cioè, poi perde anche un po' il suo potere. Esatto, qualcuno è venuto su da noi, più persone ci hanno detto mettete il rame perché vi aiuta parecchio, poi abbiamo visto che anche il rame va bene anche per l'agricoltura biologica, però ci sono dei contro perché comunque sono sempre metalli pesanti che vanno sul terreno, quindi per adesso non vogliamo utilizzare Adesso sta tutto molto bene, cioè sono Esatto, comunque esatto. classiche malattie che si prende, finché è tutto sotto controllo così i pomodori stanno uscendo. Quindi Poi per adesso siamo veramente super inesperti, quindi non sappiamo e ancora soprattutto non siamo un'azienda niente. agricola, quindi non è che dobbiamo vendere, cioè la nostra roba Per cui- adesso. per adesso. No, vabbè, ma no, va no, tutta la va grande. tutto bene, le Poi galline. giù in paese, scusa, che giù in paese ci hanno detto che sono invasi dalle lumache, qua Non lo dire. per fortuna al momento Cioè ce ne sono ma pochissime in realtà, anzi proprio dentro nell'orto l'orto non ce n'è proprio. una hanno vista. Adesso cioè. vedremo, fateci sapere nei vostri orti Esatto. come va. E anche lì non vogliamo usare né lumachina né niente, cioè vogliamo cercare di fare tutto Vogliamo biologicamente. mangiarcelo. Sì, ci mangiamo pure le lumache. Le galline stanno bene, il gallo ha iniziato a cantare finalmente. Vieni Mag. Domani mattina, se il tempo ce lo permette, dobbiamo finire la tettoietta, quella per la raccolta delle acque delle cisterne. Il lago... E quando la termineremo poi non pioverà più, cioè questo ma già adesso sta piovendo, ma poco rispetto a quando abbiamo messo il primo telo del lago, perché lì tirava giù acqua in un minuto, non lo so, riempiva 1000 litri il lago, veramente, infatti l'ha riempito più volte. Adesso abbiamo messo il telo nuovo e sta piovendo, ma è una pioggerella tranquilla. E tra l'altro poi col caldo evaporerà l'acqua, Col quindi caldo. È ci già metteremo evaporato, un bel po' guardate. a riempirlo, vabbè. Comunque adesso domenica dà veramente un temporale potente, vediamo un attimino, da una parte riempie il lago, dall'altra distrugge l'orto, quindi tanto è tutto un compromesso. E per il resto niente, quindi tettoia da fare, lago da riempire, le cisterne le abbiamo già collegate, le abbiamo posizionate, abbiamo già messo i rubinetti e va bene. Adesso pianteremo sicuramente altri ortaggi negli altri appezzamenti e l'idea, abbiamo tipo 50 piantini di zucchina che ci sono nati, di zucca, scusate, e quindi andiamo poi a trapiantarli nelle swale per adesso, perché quelle sono zucche che noi avevamo messo nel compost e sono nate tutte. E chiaramente il seme si è decomposto un po' in così poco tempo, quindi era ancora Sì, lì ci sono sia semi degli scarti di zucca, quindi sono nate le zucche che mangiavamo noi, e più quelli della ragazza che ci ha inviato, che ci ha regalato. E quindi adesso andremo a togliere tutti i piantini che sono tutti vicino all'aglio e li andremo a mettere tutti qua nelle swale, perché tanto poi la zucca, da quanto sappiamo, si raccoglie poi in autunno
e raccogliamo la zucca e dopodiché andiamo a piantare poi tutti gli alberi da frutto. Diventeremo qua. un'azienda agricola di zucche. Ve le regaliamo, chi le vuole le regaliamo, perché non Per so quante Halloween. zucche verranno, cioè, esatto. E poi la giornata è finita purtroppo, Sì. perché sono già le 6:30, 7, quindi tra un po' ci ritiriamo. Sì, è finita. Adesso domani mattina riprendiamo a lavorare. Ottimo. Sempre sopra. Devi metterli al segno, giusto? Tenerlo proprio immobile, perfetto sotto. Tu ci sei lì? Sì. Qua dovrebbe essere, occhio amore, dovrebbe essere, mettilo più o meno alla distanza dell'altro, aspetta che lo vado a prendere più di qua. Aspetta, non me lo spingi. Fermo? Deve essere più o meno, capito, come l'altro, Cosa vuoi intendere? che esce più o meno, poi adesso lo rimisuriamo. In bolle. Qui ovviamente senza pacciamatura l'erba sta crescendo da un giorno all'altro. Adesso poi andremo a coprire di cippato, come vi abbiamo anticipato abbiamo comprato il cippatore, quindi dovremo insomma cippare un po' di ramaglie e poi andremo a coprire il terreno, anche perché in questi giorni continuerà a piovere, poi
arriverà il caldo pesante e quindi l'umidità che c'è adesso in questo terreno ovviamente senza pacciamatura non la potremo avere, per cui è assolutamente necessario coprirlo, e poi appunto ci evita tutto questo lavoro barra perdita di tempo nel andare a rimuovere tutta l'erba che cresce. Questa è la zona dove abbiamo le cipolle, quelle lì siciliane, e da questa parte qua, e qui adesso andremo a vedere cosa piantare. Ancora non ci siamo fatti un'idea perché ci sono parecchie zone dell'orto che vorremmo coltivare, oltre appunto la roba che abbiamo già messo giù. L'aglio sembra quasi pronto, inizia a seccare bene le foglie esterne, anche il gambo inizia a essere secco, quindi credo che a breve lo tireremo via, e quindi poi ci sarà tutto questo letto qui libero per andare a coltivare qualcos'altro. Qui abbiamo i pomodori, come vi anticipavo ieri, che si sono ripresi bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, le prime 6 piante in realtà sono sempre state bene, anche durante il periodo di forte pioggia non hanno patito. Infatti ci sono dei pomodori bellissimi attaccati, alcune piante ne hanno già 3 o 4 per pianta, quindi direi alla grande, e momentaneamente non presentano alcun tipo di problematica, malattie, insomma sono proprio belle, le foglie sono belle verdi, quindi stanno crescendo bene. Invece le altre piantine dietro hanno preso, causata l'umidità, probabilmente la fortissima pioggia che c'è stata, terreno perennemente umido, nei giorni passati, la peronospora, che è una malattia fungina dovuta appunto all'eccesso di umidità, e non sapevamo, quindi gli avevamo lasciato tutte le foglie, anche quelle più basse, attaccate al terreno, e questa cosa ha fatto sì che appunto peggiorasse la situazione, quindi siamo andati a rimuovere tutti i rametti e le foglie più bassi, in maniera che respirasse e la pianta prendesse aria, e adesso stanno buttando le foglie nuove, sono anche abbastanza verdi. Il tronco purtroppo, cioè il fusto si è macchiato, e abbiamo letto che comunque quando arriva a quel punto la peronospora è abbastanza grave, quindi non sappiamo bene se riusciremo a recuperare queste altre piante, speriamo. Noi adesso appunto gli abbiamo fatto il trattamento con l'ortica e gliel'abbiamo passata l'altro giorno, adesso andremo avanti così per qualche settimana, vediamo se si riprenderanno, insomma. Poi nei prossimi giorni dovremo andare a legare le piante di pomodoro a questa struttura, partirà un filo da sopra a cui attorciglieremo la pianta, in maniera che poi lei cresca e sia ben salda questa struttura, anche perché adesso iniziano a esserci, appunto, come vi anticipavo, i primi pomodori, alcuni sono già belli grandicelli, inizia a pesare, quindi è proprio il momento di legarla. Poi vi volevo far vedere questa cosa simpatica delle zucche che crescono un po' ovunque, come vi anticipavamo, e adesso appunto, mentre guardavo un po' qui cavolfiore e cavolo cappuccio, che stanno proprio alla grande, stanno ingigantendo giorno per giorno, ho trovato dei piantini di zucca, come avevamo detto appunto ieri, perché appunto qui è pieno di compost, e probabilmente il semino non si era ancora decomposto del tutto quando siamo andati a riempire questo letto, e niente, quindi adesso ci stanno crescendo le zucche un po' ovunque, però sì, stiamo prendendo tutti i piantini e li andremo poi a trapiantare appunto nell'altra zona di orto nei prossimi giorni. E infatti potete vedere attorno a questa pianta ci sono già 1 e 2 piantini di zucca, e in giro per questo terreno ce ne sono molti altri, quindi adesso li andremo poi a trapiantare altrove al loro posto. Qui invece abbiamo le insalate che, se vi ricordate bene, nello scorso video erano in uno stato pietoso, dovuto appunto alla forte graniata che c'è stata e alle incessanti piogge che hanno inondato i terreni e distrutto appunto le coltivazioni. Erano completamente bucherellate, molto piccole, brutte,
marce, fradice, e invece guardate che belle, si sono riprese alla grande, stanno fogliando di brutto, siamo proprio contenti di come sta venendo questa insalata, buonissima. Con le foglie verdi sono più grosse, invece queste qui della foglia rossa sono un po' più indietro, un po' più piccoline ancora, però stanno tutte benissimo. Anche alle mie spalle abbiamo le fragole, che vi avevo già fatto vedere nello scorso video, però a questo giro ci sono parecchi frutti, sono passate circa 2 settimane dalla scorsa volta in cui ve le mostravo, e ogni piantina adesso ha almeno una quindicina di fragole, quindi ne sta buttando veramente tante, stanno benissimo anche loro, non hanno per fortuna patito per niente, si può dire, la grandinata, quindi si è tutto ripreso perfettamente. Dentro questo piccolo barile invece abbiamo l'ortica, cioè il macerato di ortica. Adesso è 1 settimana e mezzo che è fermo più o meno, infatti andremo a utilizzarlo come fertilizzante per l'orto, per il terreno e per le nostre compostiere, mentre durante i primi giorni in cui abbiamo messo a macerare le foglie d'ortica l'abbiamo utilizzato per trattare appunto le piante, soprattutto i pomodori che, come vi ho detto, erano in uno stato pessimo. E stasera invece andrò a raccogliere delle altre foglie d'ortica fresche per fare una torta con ricotta di pecora, insomma vi farò vedere più tardi poi cosa creerò. Qui sta per piovere, tanto per cambiare. Stamattina era bello e adesso invece danno forte temporale tutto il giorno, quindi ora ci ritiriamo a casa. Vi volevo spiegare appunto, per chi soprattutto fosse nuovo qui, a cosa servirà questa tettoia che ha realizzato Christian. E sarà un piccolo ricovero attrezzi per mettere insomma 2 pale e qualche zappa dell'orto e magari il cibo delle galline, dei conigli, insomma le cosine che utilizziamo con più frequenza qua sopra. Verrà poi rivestito sia il tetto che le pareti, dobbiamo ancora terminare di mettere i travetti trasversali, e nella parte posteriore poi installeremo una grondaia che chiaramente recupererà l'acqua piovana e andrà poi a riempire quindi le cisterne. La grondaia finirà nella prima cisterna e poi con il lavoro che ha realizzato sempre Christian di collegamento delle cisterne una con l'altra si riempiranno in maniera automatica. Una volta che questa qui sarà piena, l'acqua andrà a riempire tutte le altre, quelle più vuote.
Ciao.